Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi mi trovo qui in questa mattinata particolarmente piacevole perché sembra primavera, c'è un calore veramente molto piacevole e quindi mi sono detto facciamo un po' di lavoretti in giardino perché c'è da pulire le aiuole degli iris, devo pulire un po' tutti gli iris perché sono stati inondati, infestati più che altro dalle erbe che sono cresciute tutte intorno ai loro rizomi, quindi ricordiamoci sempre che gli iris vogliono i rizomi puliti, senza piante che creano della competizione, perché creano ombra anche sui rizomi che sono nella terra, devono stare fuori dal terriccio. Se c'è dell'ombra si rischia poi con degli abbassamenti di temperatura e pioggia un'eventuale marcescenza, soprattutto se le abbiamo piantate in un terreno come il mio, che è un terreno argilloso e quindi trattiene molto l'acqua. Comunque, a parte i lavori di pulizia che sto facendo in questa mattinata, oggi ho deciso di piantare dei bulbi e ieri in una fiera ho acquistato dei bulbi di iris reticulata. L'iris reticulata sono delle piante molto interessanti perché creano dei fiori che sono particolarmente piacevoli, sono piante di piccole dimensioni e quindi possono essere coltivate anche in piccoli contenitori. Cosa molto importante che si riflette un po' su quello che ho detto riguardo gli iris, quelli normali, germanica, questi grossi iris, è sempre il drenaggio del terreno, soprattutto poi quando sono coltivati in vaso, perché un vaso tende a trattenere di più l'acqua in caso di esposizione del vaso alla pioggia e quindi il terreno continua a bagnarsi. Se non c'è un buon drenaggio si rischia poi di far marcire i piccoli rizomi degli iris. Questi sono i miei iris reticulata che ho deciso di piantare in questo vaso di terracotta in cui c'è soltanto un foro di drenaggio, che è questo. Non ho voluto bucarlo sotto per non rischiare di romperlo e quindi che cosa farò? Ho già inserito all'interno un po' di pietre per creare uno strato abbastanza alto di drenaggio, di buon drenaggio, e in più andrò ad inserire anche un po' di perlite. Così faccio uno strato di perlite alto 3 cm circa per superare il foro di drenaggio e successivamente andrò a inserire del terriccio mescolato sempre con della perlite, del terriccio che ho in avanzo, così finisco il sacchetto, e in più ho sistemato all'interno anche un po' di terreno argilloso del mio giardino sempre mescolato con la perlite. Quindi vado ad inserire la mia perlite all'interno del vaso. Cerchiamo sempre di non respirare, o mettiamoci una mascherina, la polvere della perlite quando la maneggiamo perché non è molto salutare. All'aperto c'è un po' meno problema, ma se facciamo questa operazione al chiuso, tipo in un garage, è sempre meglio usare una mascherina per non respirare proprio questa polvere, oppure possiamo inumidire un pochettino la perlite in modo da non correre il rischio appunto di respirare le sue polveri. Ho inserito un bel po' di perlite che farà drenaggio nel mio vaso di terracotta. Adesso, siccome i guanti non posso spaccare la busta perché non riuscirei, vado ad aprirli, la mia busta di rizomi di iris reticulata. Vedete che più che rizomi sono bulbi. Adesso li vado a posare qui, mi rimetto i miei guanti e vado ad inserire il terriccio all'interno del vaso di terracotta. Quando ho riempito il mio vaso, più o meno, fino al punto in cui andrò a piantare i miei iris, perché in questo caso andrò leggermente ad appoggiarli perché devo aggiungere ancora della terra, io solitamente aggiungo sempre un po' di perlite, mescolo col dito, per creare proprio dove ci sono i bulbi o i rizomi, ancora un po' più di drenaggio, proprio per far sì che quando il terreno, visto che questo vaso è esposto alla pioggia, si inumidirà tanto con le piogge, con la neve, dovesse mai fare un bel po' di nevicate quest'anno, almeno gli organi sotterranei delle piante sono abbastanza protetti da un buon drenaggio. In questo caso vado a schiacciare un pochettino il terriccio e poi andrò a sistemare i miei iris reticulata. Io faccio in questo modo: prendo il bulbo dell'iris,
e vado semplicemente a sistemarlo così. Procedo così con tutti gli altri iris, li sistemo un po' tutti in cerchio, anche perché ne ho presi una decina. Il vaso non è particolarmente grande, però diciamo che tutti gli anni andrò a estirpare poi questi bulbi per dividerli e al limite poi riempire un altro vasetto poi con la moltiplicazione che farò. Tra un bulbo e l'altro dovrebbe essere di circa un 10 cm, io qui mi sono mantenuto sui 3 cm, 4 cm, 5 cm di distanza tra uno e l'altro, però ripeto, io poi il prossimo autunno andrò a estirparli, perché poi tenderanno a crescere e moltiplicarsi, andrò a dividerli e quindi poi farò altri vasi con questi bellissimi con queste bellissime piante, e in più magari ne aggiungerò anche in giardino. Quello che c'è da dire è che essendo piante di piccole dimensioni, quando poi le abbiamo in giardino che cominciano a spuntare poi nella primavera per arrivare alla fioritura, bisognerà poi fare molta attenzione e evidenziarli con un palettino, perché si rischia poi di passare col decespugliatore, anche perché le foglie di queste piante somigliano un pochettino, quando spuntano dal terreno in primavera, un po' all'erba che abbiamo nel giardino, quindi difficilmente magari ci accorgiamo, soprattutto con le giovani foglie, della crescita di queste piante nel terreno. Adesso vado a ricoprirli con il mio terriccio. Andrò a pressare leggermente e l'operazione è fatta. Eccomi qua con il vaso sistemato in questa posizione sopra un ceppo di una pianta, di un noce che abbiamo tagliato 2 anni fa. Sono cresciuti anche dei funghi, adesso stanno marcendo, quindi andranno a nutrire anche il terreno e si moltiplicheranno poi, credo, poi per il prossimo autunno. Erano dei chiodini, quindi li lascio perché così rilasciano spore, è tutto molto naturale e mi piace tantissimo. E qui potete vedere che lì ho sistemato una vecchia cuccetta dei miei gatti con un leprotto all'interno e questa gallina acquistata in un mercatino di metallo, perché purtroppo non posso, mi piacerebbe molto prendere delle galline per avere delle uova, però questa è una zona con tantissime poiane, con tantissime volpi, e quindi so già che bisognerebbe fare un qualcosa di chiuso, di super protetto, iper protetto, e quindi richiederebbe poi ancora un ulteriore lavoro, quindi purtroppo non posso farle, così ho scelto quella gallina di metallo. Vedo se poi riesco a trovarne qualcun'altra per sistemarle qui come se fosse un piccolo diciamo un piccolo pollaio qui nel mio giardino con delle galline purtroppo finte. Comunque a parte questo, ecco qui il vasetto, l'ho sistemato su questo ceppo. Adesso io non andrò a bagnarlo, perché quando sistemo i bulbi o i rizomi nella terra io tendo a non bagnare subito, perché comunque la terra ha piovuto tantissimo, la terra che ho aggiunto è molto umida, quindi c'è già una buona sorta di umidità, poi nei prossimi giorni magari pioverà e quindi lascerò che la natura bagnerà questo vasetto. In primavera ed estate andrò io a bagnare se c'è un periodo di siccità, per mantenere vive le mie piante. Per quello che riguarda la coltivazione dell'iris reticulata, come esposizione, sicuramente un'esposizione soleggiata, perché sono piante che amano il sole. Essendo piante di piccole dimensioni sarebbe meglio magari dargli una buona illuminazione magari al mattino, cercando poi di ombreggiarle leggermente, se sono piante che rischiamo di dimenticare perché abbiamo altro lavoro da fare in giardino e quindi non ce ne possiamo occupare per bene. Altrimenti possiamo piantarli in vaso, magari anche in un balcone, e sicuramente otteniamo dei fiori bellissimi. Le piante saranno molto più seguite, quindi bagnate anche in caso di siccità, e quindi possono essere esposte ad un sole anche particolarmente pieno. Il terreno, un terreno che sia drenato, va bene anche un terreno sabbioso, purché ci sia l'aggiunta di un po' di organico all'interno per dare nutrimento alle radici. E per quello che riguarda la temperatura, sono piante assolutamente rustiche, quindi sopportano anche le basse temperature invernali, e quindi possiamo piantarli liberamente in giardino. In vaso, se veramente abitiamo in zone in cui le temperature arrivano anche a meno 20 gradi, non so, c'è un freddo invernale particolarmente pesante e prolungato soprattutto nel tempo per diversi mesi, allora piuttosto magari il vaso con i nostri iris, quando poi finiscono la vegetazione, possiamo proteggerlo magari contro un muro esposto a sud, e sicuramente questo garantirà la sopravvivenza dei nostri iris reticulata.
Bene, io con questo video vi saluto. Io ho acquistato ancora un bulbo di giglio della Madonna, ne ho un altro vicino a un vaso, volevo metterne poi un altro qui nel giardino perché è un giglio che mi piace tantissimo, soprattutto perché ha un profumo spettacolare con questi fiori molto grandi di tarda primavera, inizio estate, fiorisce veramente fantastico. E in più ho preso anche una pianta di Hipeion o Ifeion, non so bene come si pronuncia, una pianta dei bulbi di Ifeion. Questo andrò a metterli nelle aiuola dove ho sistemato i tulipani, quindi questa mattina sarà una mattina di lavori qua in giardino anche per poter risistemare un po' il tutto, perché per via delle piogge che sono durate diverse settimane c'è stata un po' di trascuratezza e quindi la vegetazione comunque con questo sole tende sempre a riesplodere per quello che riguarda l'erba e quindi c'è da fare un bel po' di pulizie. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, adesso torno a fare i miei lavoretti. Ciao ciao e grazie, ciao ciao!